Con questo strumento ormai, grazie alla tecnologia, abbiamo in tasca un vero e proprio studio di registrazione. Ma le app native delle fotocamere non ci permettono di sfruttare appieno tutta la potenzialità del comparto camere di questi fantastici aggeggi. Quindi quali sono le migliori app, soprattutto per iPhone? Lo vediamo insieme in questo video. Benvenuti e bentornati, io sono Manabi e in questo canale parliamo di come far crescere un pubblico e aumentare le vendite con i video online. Se trovi informazioni utili in questo video, assicurati di mettere un bel like, perché credimi, fa davvero la differenza. Tutti i link delle cose di cui parlo li trovi qui sotto in descrizione, compreso quello per la guida gratuita all'apertura e alla gestione di un canale YouTube aziendale nel 2021. Ma buttiamoci nel video di oggi. C'è una cosa che abbiamo compreso sul comparto video dei telefoni di ultima generazione, ovvero che le case produttrici, Apple prima di tutte, stanno cercando di renderci l'esperienza di registrazione e creazione di contenuti video sempre più semplice alla portata di chiunque. Ma nonostante la tecnologia abbia fatto dei passi avanti incredibili e il nuovo iPhone 13 dimostra questo aspetto, che rende il riprendere qualsiasi tipologia di scena esageratamente semplice a prescindere da quali siano le situazioni, anche se siamo arrivati a questo livello di tecnologia, ci sono determinate situazioni in cui avere il pieno controllo manuale del nostro apparato video è sicuramente una cosa che ci può permettere, da un punto di vista creativo, da un punto di vista di ripresa della nostra immagine, di poter salire a un livello superiore. Sono tante le app che danno l'opportunità di poter sfruttare appieno tutte le funzionalità del comparto video con una serie di comandi che sono simili a quelli delle camere professionali, per cui agendo manualmente su quello che è il fuoco, su quella che è l'esposizione, quelli che sono i profili colore, il tempo dell'otturatore, il tempo di scatto, eccetera eccetera eccetera. In questo video ne andiamo a vedere nello specifico 4 che ritengo tra le migliori app in assoluto per utilizzare da un punto di vista professionale i nostri telefoni. Andiamo innanzitutto a vedere la prima. Ci facciamo aiutare dal nostro URL che abbiamo qui davanti. Non facciamo altro che andarci ad aprire la prima app di cui vogliamo parlare. Si tratta di ProMovie Recorder. È un'app che presenta un'interfaccia piuttosto semplice e intuitiva, perché a differenza di quelle che stiamo per vedere ci porta tutte le indicazioni su quelle che sono le funzionalità, su quelle che sono le opzioni, eccetera eccetera, immediatamente disponibili nella prima interfaccia. Non solo, ci fa vedere anche chiaramente che per poter rimuovere il watermark, quindi per poter rimuovere il logo in sovraimpressione, con 2,99 € possiamo andare immediatamente a togliere. Ora, la prima cosa che ci salta agli occhi è che sostanzialmente abbiamo un grosso pulsante per la ripresa video proprio qui in basso a destra, ma poi abbiamo tutta una serie di altre funzionalità. Per esempio, qui a destra possiamo andare a regolare direttamente l'esposizione modificando quelli che sono i parametri. Di conseguenza possiamo andare a cliccare su Shutter, abbiamo l'opportunità di variare il tempo dell'otturatore, per cui il tempo di scatto, abbiamo l'opportunità di regolare direttamente gli ISO in maniera manuale. Di conseguenza abbiamo l'opportunità di modificare il profilo della temperatura colore o direttamente andando a modificare quella che è la temperatura in gradi Kelvin, oppure andando ad utilizzare quello che è la funzionalità automatica, oppure la funzionalità luce diurna, la funzionalità nuvoloso, eccetera eccetera eccetera. Di conseguenza abbiamo l'opportunità di agire in modalità manuale anche per quanto riguarda il fuoco, e se notiamo quella che è il riquadro sostanzialmente che abbiamo qui a disposizione, lo possiamo modificare, possiamo andare a loccare l'esposizione, e nel momento in cui andiamo a modificare il fuoco, ecco che andiamo a bloccare anche il fuoco a seconda di quello che vogliamo registrare. A questo punto questa impostazione sarà prevalente alla modalità automatica. Qui in alto a sinistra abbiamo l'opportunità di modificare la nostra schermata per averla più pulita, più stretta oppure più larga, e di conseguenza abbiamo sulla sinistra una prima problematica di questa app che prevede il fatto che alcune icone vengono tagliate. Certo, non è un gravissimo problema, ma ugualmente può essere fastidioso. Nella barra in alto vediamo quello che è il nostro microfono, la linea del nostro audio che si muove. Di conseguenza dalla rotella delle impostazioni possiamo modificare la nostra camera, per cui andandola a portare su selfie o andandola a portare su back, utilizzando
appunto la nostra wide oppure addirittura il nostro tele, oppure ancora la modalità dual. Questa funzionalità in questo momento non è disponibile. Abbiamo l'opportunità di gestire il flash, di gestire la luminosità del nostro schermo, di trasformare l'immagine, di avere sostanzialmente quelli che sono ulteriori setting, come per esempio agire su quella che è la griglia che vogliamo utilizzare per quanto riguarda la nostra registrazione, e tutta una serie di altre funzionalità. Qui sulla sinistra abbiamo l'opportunità di modificare quella che è il nostro aspect ratio, per cui da 16 noni a 4 terzi. Possiamo andare a modificare quella che è la risoluzione con cui effettivamente vogliamo fare la nostra registrazione. Possiamo andare a intervenire sul frame rate delle nostre registrazioni. Nell'ultima strada possiamo identificare quello che è il bitrate con cui effettivamente vogliamo registrare. Low è il bitrate più basso, max è il bitrate più alto per la nostra registrazione. Ancora abbiamo l'icona del microfono, da cui poter scegliere se utilizzare il microfono integrato oppure andare sul microfono delle cuffie come ho collegato in questo momento, e di conseguenza andare a modificare quello che è il gain dell'audio, per poi andare a decidere quello che è il formato audio e se vogliamo registrare a 44.1 kHz oppure 48. Questa è sicuramente un'app molto interessante che porta delle funzionalità aggiuntive al nostro telefono, ha praticamente un prezzo di 2,99 togliendo il watermark, ha un'interfaccia piuttosto intuitiva ma arriva fino a un determinato punto. Andiamo invece a vedere quella che è l'app successiva. Andiamo sulla nostra cara e amata Filmic Pro. Cara e amata perché ho già realizzato in passato un video, è stato uno dei primi video su questo canale, lo trovate qui sopra, oppure se non esce la scheda qui sopra lo trovate nel link in descrizione. Nel momento in cui atterriamo in Filmic Pro, ecco la nostra interfaccia. La prima cosa che notiamo, ed è una delle prime differenze rispetto al primo video che abbiamo fatto, è che ci hanno fortunatamente spostato la linea per la regolazione del livello dell'audio. Prima questa riga era qui sotto il timecode da cui poter registrare, in questo momento invece ce l'hanno spostata qui sulla destra, dove vediamo effettivamente quello che è il livello di registrazione del nostro audio, e abbiamo la possibilità di modificare il livello di volume della nostra registrazione. Modificando la posizione del cerchio abbiamo l'opportunità di bilanciare l'esposizione in maniera differente, invece con i quadrati abbiamo la possibilità di cambiare sostanzialmente la messa a fuoco. Nel momento in cui li andiamo a tappare, per una volta blocchiamo la messa a fuoco, nel momento in cui tappiamo blocchiamo anche l'esposizione, che non è più automatica. Altra cosa da parte di Filmic Pro, in questo caso il mio account di Filmic è un account a pagamento, ci sono delle funzionalità differenti rispetto alla versione gratuita. In questo caso abbiamo subito la possibilità di intervenire su quella che è la temperatura colore direttamente con quelli che sono i preset che troviamo, oppure abbiamo la possibilità di metterlo in automatico, oppure ancora possiamo andare ad agire direttamente su questi parametri per modificare la nostra temperatura colore. Di conseguenza abbiamo la possibilità di acquistare ulteriori preset di colori, che abbiamo qui al prezzo di 2,99 per ogni preset, che ci danno l'opportunità di dare un profilo colore differente alle nostre registrazioni. Ancora, questa è la parte sbloccata che si può sbloccare acquistando il kit cinematografico, ovvero normalmente l'app gratuita registra solo con profilo colore naturale, invece abbiamo l'opportunità di sbloccare quello dinamico, il flat e anche il log, andando poi a intervenire direttamente su quelli che sono sostanzialmente i parametri. Il kit cinematografico, se non mi sbaglio, siamo sui 15 euro, e ancora qui sotto abbiamo l'opportunità di andare ad agire direttamente sulla saturazione o l'intensità. Altra funzionalità che apprezzo tantissimo di Filmic Pro è la possibilità di andare ad agire direttamente su questa ghiera a sinistra per quanto riguarda l'esposizione, e su questa ghiera a destra o per la messa a fuoco, oppure andando a selezionare zoom direttamente per quanto riguarda lo zoom. Ancora abbiamo a disposizione qui sopra lo zebra peaking, che sostanzialmente ci fa comprendere che sul blu stiamo andando a bruciare i neri,
per cui non stiamo acquisendo informazioni interessanti sui neri, e nel momento in cui, soprattutto si vede nella parte alta dello schermo, nel momento in cui escono le righe diagonali rosse, stiamo andando sostanzialmente a bruciare i bianchi. Di conseguenza abbiamo anche la possibilità di andare a controllare la messa a fuoco, per cui nel momento in cui il verde è ben pronunciato vuol dire che stiamo mettendo a fuoco nella maniera corretta. Qui ancora nella parte sotto è molto interessante vedere sempre lo stato della batteria e lo spazio che abbiamo a disposizione in archiviazione, non solo vedere a quanti frame rate stiamo registrando e a quale risoluzione stiamo registrando. Cliccando andiamo a vedere quelli che sono gli istogrammi avanzati che ci permettono di comprendere come stiamo lavorando sui colori. Abbiamo qui l'icona per poter modificare direttamente la camera, andando ad utilizzare il tele, andando a utilizzare l'ultra wide oppure la modalità selfie. Eccomi qui. Ma ancora che cosa abbiamo a disposizione? Abbiamo la ghiera delle impostazioni da cui poter andare a modificare le risoluzioni con differenti aspect ratio, con l'opportunità di decidere se ritagliare e quindi riprendere solo l'area visibile oppure riprendere tutto ma avere la griglia impostata su quello. Abbiamo da qui la possibilità di nuovo di modificare quella che è la risoluzione, e qui sotto abbiamo 4 modalità di registrazione. La Filmic Extreme è la qualità massima, poi abbiamo Filmic Quality, poi abbiamo Apple Standard e poi abbiamo Economy. Questa agisce direttamente sui bitrate ma non ci dice esattamente quali sono i bitrate di questa modalità di registrazione. Tornando indietro possiamo andare ad agire direttamente su quelli che sono gli FPS, quindi i frame rate con cui vogliamo registrare. Possiamo andare ad agire direttamente sull'audio anche agendo con microfono Bluetooth, l'elaborazione della voce, la possibilità di modificare il microfono che vogliamo utilizzare, eccetera eccetera. Ancora di molto interessante, possiamo decidere se utilizzare il controllo remoto con un'altra app che vedremo fra poco, molto interessante, di cui ho parlato già nel video precedente. Abbiamo la possibilità di creare dei preset, per cui a quel punto nel momento in cui clicchiamo su salva mettiamo che ne so che questo è il preset per registrare a 1080 a 30 fps per esempio, di conseguenza ci sta registrando tutto quello che abbiamo impostato per richiamare più rapidamente i nostri preset. Altra modalità interessante, nella sezione hardware abbiamo la possibilità di avere un'uscita HDMI pulita per poter utilizzare il nostro telefono per il live streaming. Abbiamo l'opportunità di collegare stabilizzatori come l'Osmo Mobile, lo Zion, il Movie Cinema, oppure per utilizzare delle lenti anamorfiche, l'adattatore 35 mm, oppure capovolgere l'immagine orizzontale. Insomma, un'app veramente interessante che si va a completare con Filmic Remote, di cui abbiamo parlato prima, che ci dà l'opportunità di poter gestire la registrazione del nostro telefono con un secondo dispositivo, un secondo telefono o un iPad. E poi abbiamo anche Double Take, che è un'altra app, eccomi qui, che mi dà l'opportunità di utilizzare due camere e o in modalità picture in picture oppure addirittura andando a dividere lo schermo a metà rispetto a quello che noi vogliamo andare a filmare. Cosa interessante soprattutto di questa modalità è che nel momento in cui andiamo a selezionare per esempio la camera ultra wide e magari la camera wide, abbiamo l'opportunità di creare una doppia ripresa sullo stesso oggetto che ci dà l'opportunità di vedere l'oggetto più nel suo insieme oppure nel dettaglio. Se volessimo modificarla ancora di più potremmo andare a prendere il tele e l'ultra wide, lo confermiamo, abbiamo un'immagine molto più stretta sulla destra e un'immagine più allargata sulla sinistra. Filmic Pro è un'app molto interessante, parte da circa 15 euro se non mi sbaglio per l'acquisto di Filmic Pro una tantum, a cui poter abbinare il kit cinematografico, i filtri, a cui poter acquistare in pacchetto anche Filmic Remote e Double Take. Ma se noi volessimo andare a un livello superiore potremmo atterrare su un'altra app che si chiama Mavis. Mavis è l'app potenzialmente più professionale in assoluto presente oggi sugli store, che ci dà dei controlli veramente di livello
professionale elevatissimo. Lo possiamo notare direttamente da quella che è l'interfaccia che diciamo che destabilizza un po' chi non è così avvezzo alle riprese video, soprattutto con attrezzatura professionale. È un'app incredibilmente interessante perché ci dà l'opportunità di agire in maniera manuale su qualsiasi parametro della nostra fotocamera. Parte gratuita ma che può essere sbloccata completamente con tutta una serie di upgrade singoli per ogni tipologia di funzionalità che noi vogliamo andare a sbloccare. Il menu in questo caso è più minimalista e ci dà l'opportunità, per esempio per quanto riguarda il viewfinder, di sbloccare e andare a acquistare tutto il pacchetto per il focus peak eccetera eccetera. Di conseguenza nella modalità manuale abbiamo anche qui l'opportunità di andare a modificare il tempo di scatto, andare a modificare quello che è il nostro target, metterlo in automatico eccetera eccetera. Anche qui per quanto riguarda i preset dobbiamo comprare il pacchetto aggiuntivo. Per quanto riguarda la possibilità di andare a gestire il fuoco in differenti modalità, oppure andarlo a posizionare in modalità totalmente automatica, oppure ancora, come succede nelle camere professionali, il fatto di andare a settare dei pulsanti specifici per richiamare delle funzionalità specifiche. In alto a destra per quanto riguarda il microfono, nel momento in cui abbiamo un microfono collegato possiamo andare a modificare il gain in modo manuale. Nel momento in cui vogliamo accedere a tutta una serie di funzionalità aggiuntive dobbiamo comprare quello che è il pacchetto specifico. Ora non voglio addentrarmi più di tanto nelle funzionalità specifiche di quest'app perché l'utilizzatore di questa specifica app sa esattamente a cosa si riferisce ogni singola funzione, ogni singola icona all'interno di quest'app. Fa già da sé quasi che non è propriamente l'app che suggerisco per chi sta iniziando e vuole delle funzionalità successive. Ma andiamo a vedere l'ultima app di oggi e di conseguenza tiriamo quelle che sono le nostre conclusioni. L'ultima app si chiama ProTake, è un'app decisamente interessante con un'interfaccia piuttosto intuitiva, piuttosto semplice, interfaccia molto interessante con la possibilità immediatamente di collegare un monitor wifi per poter controllare che cosa succede all'interno dell'app, del telefono e del dispositivo con cui stiamo riprendendo. La prima cosa interessante è che abbiamo 4 modalità di registrazione differenti. Abbiamo una modalità automatica, che è quella impostata in questo momento, abbiamo una modalità manuale che va a sbloccare immediatamente una serie di funzionalità aggiuntive, abbiamo una modalità con la doppia registrazione di camera esattamente come abbiamo visto in Double Take legato a Filmic Pro. Andando a cliccare in alto sulla sinistra abbiamo l'opportunità di passare in picture oppure di passare in modalità split, con anche l'opportunità di andare ad allargare e stringere lo schermo, molto carina come modalità, oppure stare in modalità affiancata. Altra cosa molto interessante è la modalità Portrait, che non fa altro che fare il lavoro che in questo momento è stato reso disponibile con la modalità cinematografica su iPhone 13, ovvero con l'intelligenza LiDAR dà l'opportunità sostanzialmente di sfocare lo sfondo. Quindi vuol dire che metto a fuoco quello che sto vedendo e di conseguenza sfuoco lo sfondo. Lo faccio con l'intelligenza artificiale, ma è sicuramente una modalità molto interessante per effettuare quelle che sono le nostre riprese. Per quanto riguarda i prezzi e le cifre, nel momento in cui andiamo a vedere le modalità di impostazioni, vediamo che abbiamo l'opportunità di pagarla 14,49 euro all'anno, per poi di conseguenza un rinnovo a 21,99 all'anno. Riusciamo a sbloccare tutte quelle che sono le funzionalità aggiuntive. Arrivati in fondo alla revisione di queste 4 app, quello che possiamo dire chiaramente è che per quest'anno, in questo momento, per le app che ci sono disponibili, per me vince ancora a mani basse Filmic Pro, perché è quel mix
tra professionale e semplicità d'uso che ci permette di utilizzare al meglio le funzionalità del nostro comparto video. Nella maggior parte dei casi, come dicevamo all'inizio del video, i telefoni di ultima generazione sono già pronti per poter registrare con le app integrate, ma nel momento in cui vogliamo avere il pieno controllo, per me Filmic Pro in questo momento rappresenta ancora il miglior acquisto che possiamo fare online. In questo momento l'app più interessante che diciamo sta scalando le classifiche e può dare soddisfazioni differenti è ProTake, che ha delle funzionalità che sono molto carine e interessanti, ma bisogna vedere effettivamente se saranno in grado di svilupparsi al meglio per riuscire a raggiungere i livelli di Filmic. Filmic è leader di mercato in questo momento, non mi pagano un centesimo, ed è l'app che è stata sviluppata al meglio da questo punto di vista per l'utilizzo su mobile. Per tutte quante queste app il mio suggerimento è sempre dell'utilizzo con telefoni Apple, ma non perché abbiano le fotocamere migliori o abbiano l'hardware migliore, semplicemente perché lato sviluppatori è molto più facile ottimizzare le proprie app su telefoni Apple perché abbiamo pochi modelli di riferimento, piuttosto che ottimizzarle su migliaia di modelli Android che differiscono da produttori, tipologie di modelli, eccetera eccetera. E siccome il comparto video è quello che più mette sotto stress il nostro hardware, vuol dire che acquistare un'app di questo tipo e avere un telefono che non è prettamente ottimizzato e non è stato prettamente ottimizzato dallo sviluppatore significa avere l'app che si pianta ogni tanto, l'app che non ci dà la piena esperienza. E voi quali sono le app che effettivamente avete provato e state utilizzando? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, che sono molto curioso di sapere quelle che sono le vostre scelte con questi veri e propri studi di registrazione che abbiamo in tasca tutti i giorni. Mi raccomando, se il video vi è stato utile, vi ha aiutato a scegliere il vostro prossimo acquisto, mettete un bel like anche se non state acquistando queste app ma vi è piaciuto questo video e l'avete trovato interessante. Qui sotto in descrizione vi ricordo che trovate sempre il link alla guida gratuita su come aprire un canale YouTube aziendale e come farlo performare nel 2021. Noi ci rivediamo la prossima settimana. Salute!